Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Mascherina sempre su perché sono in una vettura dagli amici di Autoclub. Sto parlando della nuova Fiat 500 elettrica. In passato vi abbiamo mostrato un primissimo sguardo al nuovo sistema infotainment Uconnect 5 con il display Cinerama di FCA, ma oggi faremo un tour approfondito, un focus approfondito sul nuovo sistema infotainment della nuova Fiat 500 elettrica. Saltiamo subito a scoprirlo. Bene, direi che è il caso di accendere subito il quadro con il pulsante e di dare uno sguardo al sistema infotainment della nuova 500. In primis abbiamo un display widescreen, quindi stretto, molto cinema, infatti si chiama Cinerama, con una diagonale da 10,24 pollici. Dal tunnel centrale possiamo abbassare e azzerare appunto il volume della radio, e questa è come si presenta la home del nuovo sistema Uconnect di Fiat. Abbiamo in primis dei widget che sono già disponibili e che vi mostrerò a brevissimo, e in più una seconda pagina con un più per il quale possiamo aggiungere o modificare il layout, quindi avere un layout diviso in due o un layout diviso in tre, rispettivamente si chiamano 1 e 2. Tra l'altro possiamo riordinare le pagine qualora ce ne fossero di più o anche cancellare più pagine. Ma tornando alla prima, abbiamo appunto questi due bei widget belli grandi. Cliccando sulla finestrella di espansione veniamo rimandati a quello principale che è il navigatore. Tornando nella home, lo scopriremo a breve, non vi preoccupate, cliccando in espansione raggiungiamo i media, in questo caso la radio, ma abbiamo anche il simbolo di una matita che ci permette di selezionare i widget, quindi musica in esecuzione, clima, navigazione già disponibile, telefono o preferiti, telefono con le chiamate recenti, le shortcut, quindi le scorciatoie per raggiungere determinate funzioni, la regolazione dei sedili, la programmazione di una ricarica, l'uso della batteria o anche un pulsante per rimuovere i widget. Quindi queste sono le pagine. Abbiamo una colonna di sinistra che ci mostra le shortcut per la home page, i media, il clima, il navigatore, il telefono qualora fosse collegato e le impostazioni del veicolo, e qui una finestra che ci mostra appunto gli shortcut per avere la temperatura esterna, informazioni, non so perché mi mostra che sia cliccabile ma va bene così, i profili per appunto aggiungere dei profili, driver o magari altre persone con gli avatar per modificare il nome, modificare l'avatar stesso, il pop-up di benvenuto, off, piccolo o grande, cos'è connesso al profilo, quindi le informazioni sui device connessi, il profilo conducente, quindi possiamo aggiungere una personalizzazione dello schermo principale, della barra dei menu, le app preferite, i media con i preset, il Bluetooth con i dispositivi preferiti, le destinazioni preferite, insomma la personalizzazione per ogni singolo utente, e inoltre altre impostazioni personalizzate per ogni singolo utente, lingua, modalità display automatico o manuale, luminosità, suono dei tasti, impostazioni del tema, le etichette. Guardate quanto è personalizzabile. Abbiamo il formato dell'ora, 12 ore o 24 ore, scelta della voce dell'assistente vocale femminile o maschile, la wake up word off, quindi EU Connect o iFiat, in questo caso è off, la voice barge in, vediamo cosa vuol dire, possibilità di interrompere un messaggio vocale prima della sua conclusione. Chiudiamo, abbiamo una lista di comandi attiva, lo spegnimento della radio a 0 minuti, in ritardo di spegnimento della radio, radio off all'aperto, pop-up preferiti, pop-up non preferiti nell'app drawer, i nuovi SMS, la notifica delle chiamate perse, i pop-up di navigazione, gli annunci sul traffico e gli annunci della radio digitale DAB. Tra l'altro abbiamo anche le categorie degli annunci DAB, allarme, info flash, notizie sportive e quant'altro, disponibilità di frequenze alternative, regional, impostazioni della navigazione, ma potremo avere l'accesso a quelle impostazioni anche tramite la finestra del navigatore, idem per l'audio, il ripristino dell'app drawer a default, quindi per le impostazioni di fabbrica, annulliamolo, il ripristino delle impostazioni di default per orologio, impostazioni e audio, e altre impostazioni del profilo. Sono praticamente tantissime, appunto siamo tornati indietro. Tra l'altro qui abbiamo un accesso diretto al riscaldamento dei sedili per attivarlo o disattivarlo, un accesso diretto ai preferiti con veicolo elettrico e gestione dispositivi, sembra quasi un iPhone o comunque uno smartphone molto avanzato, recenti, categorie di shortcut se vogliamo, quindi Bluetooth, radio DAB, gestione dispositivi, radio AM, media, impostazioni audio, radio FM e USB 1, comfort,
o navigazione. Quindi queste erano le categorie solo dei media. Avevamo le categorie di comfort, di navigazione. Scendendo in basso abbiamo anche shortcut per il telefono, per il veicolo, quindi controlli, eco score, quindi i punteggi della nostra guida più o meno ecologica, con l'indice eco, il tempo di viaggio, la velocità, la decelerazione o l'accelerazione in questo trip attuale, nel trip precedente, e anche le impostazioni per le notifiche. Tornando indietro abbiamo impostazioni di sistema, anzi no, voglio mostrarvi controlli per spegnere lo schermo, per appunto la EV Pages, quindi le informazioni sulla vettura, sul pacco batterie, la disponibilità, il flusso di potenza, la ricarica programmata a livello settimanale o giornaliero e anche le impostazioni di ricarica con l'intensità basso o alto. In caso di problemi durante la ricarica, selezionare un livello inferiore. Flusso di potenza abbiamo il motore, i kilowatt e anche per quanto riguarda il consumo istantaneo, oltre che del motore, anche del clima. Premendo su questa campanella abbiamo le notifiche di Android. Tornando indietro, vedete ci sono talmente tante impostazioni che mi dimentico anche cosa devo effettivamente mostrarvi. Tornando qui abbiamo impostazioni del sistema con l'aggiornamento del software, con gli avvisi, le notifiche memorizzate, l'hotspot wifi e i profili del conducente. E ancora in basso su altro abbiamo l'assistenza stradale o la cura del veicolo Fiat, quindi per la manutenzione, weather, quindi connesso con il navigatore, se vogliamo il meteo, i servizi meteo nel singolo luogo in cui ci troviamo precisamente. Guardate, è praticamente chiarissimo, abbiamo tutte le informazioni, il meteo da oggi ad una settimana di tempo, probabilità di sole, precipitazioni, i millimetri di pioggia, la direzione del vento, la velocità del vento e l'indice UV, praticamente tutte le informazioni, e qui il meteo per ogni singolo orario con minime e massime. Tra l'altro sulla mappa si può andare a selezionare anche un'altra location. Tornando indietro abbiamo anche impostazioni di veicolo elettrico che abbiamo già visto. Su sistema c'era altro che vi volevo mostrare, anzi eravamo su veicolo con le impostazioni dell'audio, chiaramente ora le vedremo meglio, e non solo, schermo off e veicolo con le impostazioni del veicolo che visioneremo a breve. Ma oltre a questo abbiamo informazioni in merito chiaramente al GPS, alla localizzazione, la temperatura esterna che adesso è di 22 gradi, l'orario, la radio selezionata, il controllo vocale, ok. Può ripetere, per favore? Annulliamolo per adesso. Annullato. E anche le impostazioni per il riscaldamento del sedile passeggero. Andiamo però alla colonna di sinistra. Per ordine, la radio o comunque i media, perché in supporti abbiamo accesso a radio FM, radio DAB. C'è una shortcut diretta tra FM, radio DAB e Bluetooth dello smartphone. C'è anche l'accesso tramite una presa USB e la radio AM. Possiamo scendere di più nella lista, ma tornando su FM abbiamo la finestra in riproduzione attuale che ci mostra le informazioni principali sulla stazione radio che stiamo visionando. Qui c'è l'icona della radio stessa, abbiamo la tipologia di stazione radio, in questo caso culturale, il nome della stazione radio e il nome completo per esteso. Con questo pulsante possiamo andare avanti e indietro. E qui con questo tastierino possiamo selezionare direttamente la sincronizzazione delle frequenze. In sfoglia abbiamo la lista completa di stazioni radio disponibili e anche tutti i preset dei preferiti. Tornando un attimo in riproduzione, qui sotto abbiamo i preset già disponibili, radio DAB o FM, qui possiamo tenere premuto per salvare una stazione e oltre a questo si può ricercare con il tastierino e i numeri il nome della stazione che vogliamo appunto ricevere e le impostazioni audio, impostazioni per balance, quindi il bilanciamento all'interno dell'abitacolo e anche il fader ovviamente, l'equalizzatore per bassi, medi o alti, in questo caso abbiamo un livello con un toggle ma anche con più e meno, bassi, medi e alti, l'adattamento del volume alla velocità, in questo caso al massimo, l'esecuzione automatica con i dispositivi tramite USB, auto on per quanto riguarda l'ultimo stato all'accensione della vettura, accende automaticamente la radio, radio off all'apertura della vettura, quando ci si ferma, si spegne la vettura, si apre la portiera e quindi la portiera di passeggero conducente e quindi si spegne la radio. Tornando su media, appunto abbiamo qui, vedete l'icona, possiamo cliccare sulle informazioni, genere, stazione, ensemble e anche le info della stazione.
non abbiamo attivato nessun Bluetooth, nessun dispositivo tramite il Bluetooth, quindi passiamo al climatizzatore. In questo caso siamo in Comfort, abbiamo il clima spento, lo accendiamo con il touch, premiamo su off per spegnerlo e abbiamo l'accesso, come vedete, a questa leva, accendendolo, che ci mostra appunto il livello di temperatura qui in alto. Torniamo su off, per usare il clima avviare il veicolo non vogliamo farlo, qui lo sbrinamento al massimo e lo sbrinamento posteriore per quanto riguarda il lunotto, qui c'è anche la silhouette del sedile ovviamente. Tramite questo pulsante qui possiamo andare a aumentare le ventole e la loro velocità, c'è il pulsante auto e c'è il pulsante per il ricircolo, molto chiaro e semplice. Andando al navigatore, che è una finestra sempre ricca in questo tipo di vetture, possiamo chiaramente spostare la nostra visualizzazione sulla mappa e poi tornare a centrarla con questo pulsante. Possiamo cambiare la visualizzazione in 3D o con il nord puntato in 2D. Possiamo disattivare il volume, attivarlo solo per gli avvisi o disattivarlo. Possiamo andare a dare uno sguardo alle impostazioni, il menu quindi del navigatore, con la ricerca, con un tastierino che ce lo mostra sull'intera mappa. Ci sono anche tra l'altro i punti di interesse, torniamo sulla ricerca un attimo, con questo piccolo shortcut abbiamo i singoli punti di interesse, parcheggi, stazione di ricarica importantissima, ristorante, bar, pub e quant'altro, e possiamo sfogliare tutte le categorie disponibili. Ragazzi, quest'auto è un computer, non è un'auto. Tornando indietro, ancora una volta, con un ottimo feedback del display tra l'altro, abbiamo l'accesso ad aggiungi casa, si sceglie la posizione, così come per aggiungi lavoro, un pulsante per le destinazioni recentemente raggiunte, i preferiti, che in questo caso non ci sono ancora, l'auto è nuovissima, i viaggi, quindi i percorsi salvati, le mappe, Africa, America Meridionale, Central Asia, Europa, Israele, Oceania, Paesi dei Caraibi, una divisione peculiare, a dir poco. Tornando alle 3 righe per aprire il menu del navigatore, arriviamo alle impostazioni. In mostra possiamo avere impostazioni su mostrare il flusso del traffico, orario di arrivo e distanza, la barra laterale che ci mostra appunto diverse informazioni. Andiamo un po' a dare uno sguardo a cosa è giunto sulla schermata. Non è cambiato praticamente nulla a quanto vedo, fatemi sapere se voi avete già studiato meglio di me questo sistema dell'infotainment della 500e, però appunto, ecco, era attivato su nascondi barra laterale, quindi andiamo un attimo a dare uno sguardo. Non so che dire ragazzi, forse intende la barra qui al lato. In ogni caso, torniamo alle impostazioni ancora una volta. Su mostra abbiamo il display del raggio del veicolo, i connettori di ricarica adatti, domestic plug tipo 1, tipo 1 CCS, sono praticamente quelli disponibili in ogni parte del globo. I punti di interesse sulla mappa o sul percorso, come vedete sono le classiche categorie che vi ho mostrato in precedenza, ma tornando indietro andiamo a visualizzazione mappa. Indicatore di corsia sulle autostrade, zoom automatico della mappa in base al tipo di strada e nessun zoom automatico, l'orientamento della mappa in 3D, in 2D e in 2D come vi ho mostrato con il nord fissato in alto. Inoltre, calcolo dei percorsi, abbiamo il tipo di percorso preferito, più veloce, più breve o più ecologico, che non sempre sono la stessa cosa, evitare traghetti, treni navetta per auto, pedaggi, strade non asfaltate, corsie riservate al carpooling, autostrade o gallerie, ricalcola sul percorso più veloce se disponibile, invia destinazione al telefono se vogliamo appunto avere un mirroring dello smartphone. Suoni e avvisi, ci dà accesso alla lettura ad alta voce, al tipo di avviso che può essere visivo, audio e verbale, solo visivo e audio o solo visivo, tra l'altro un feedback talmente diretto e sensibile che ho premuto per sbaglio il pulsante per attivare l'eccesso di velocità come avviso sonoro, un ingorgo sul percorso, un intervallo di ricerca troppo breve, la presenza di tutor autovelox e gli avvisi di sicurezza, tutto quanto sonoro e vocale se vogliamo. In altro, infine, abbiamo impostazioni di privacy per registrare o meno la cronologia dei viaggi e per prevedere delle destinazioni frequenti, e anche le info per quanto riguarda le mappe e la release delle mappe stesse.
Andando su telefono, in questo caso non ne abbiamo registrato nessuno, ma vi mostro qui in anticipo, abbiamo l'accesso per la tastiera, per le chiamate recenti, per i preferiti, per la nostra rubrica e per la lettura degli SMS. In questo caso abbiamo il Device Manager che ci mostra tutti i dispositivi attivi o non attivi, il non disturbare, l'aggiunta dei dispositivi. E infine veicolo abbiamo la EV Page, quindi che ci mostra l'accesso appunto alle informazioni sul flusso di potenza, le ricariche programmate, le impostazioni di ricarica, i controlli, quindi possiamo spegnere lo schermo e accenderlo, magari per non dare fastidio ai passeggeri di notte, e le impostazioni del display che vi ho mostrato prima, i profili personali, sicurezza e assistenza alla guida. Qui abbiamo la frenata automatica d'emergenza, l'AEB control, off, solo frenata attiva, avviso più frenata, sensibilità vicina, media o lontana dalle altre vetture che ci precedono, il riconoscimento dei segnali stradali che possiamo attivare o disattivare, l'avviso visivo off o visivo più acustico, sensibilissimo questo schermo, va regolata la sensibilità. Abbiamo anche il lane control con un avviso anticipato, medio o posticipato, un'intensità del lane control, quindi il mantenimento di corsia, il park assist solo acustico o visivo e acustico, il volume del park assist anteriore e posteriore che può essere debole, medio o forte, l'avviso della distanza laterale, l'attention assist e il blind spot off, luci o visivo più acustico, quindi l'avviso per quanto riguarda il sensore dell'angolo cieco. Scendendo abbiamo impostazioni di ora e data sincronizzabili col GPS, il formato dell'ora americano o europeo se vogliamo, telefono e Bluetooth con il Device Manager e le impostazioni che abbiamo visto prima, in voce possiamo scegliere la voce e anche queste impostazioni le abbiamo già visionate. Inoltre abbiamo in navigazione le impostazioni del navigatore, della telecamera con le griglie dinamiche, per specchi e tergicristalli l'attivazione del sensore di pioggia, in luci abbiamo la sensibilità del sensore dei fari, le luci di cortesia, livello 30, l'high beam control, quindi per gli abbaglianti, e le luci alla chiusura. In freni abbiamo hold and go e l'auto park brake quando parcheggiamo, in questo caso lo teniamo attivo. Porte e blocco porte abbiamo un auto close, l'accensione delle luci e lo spegnimento alla chiusura, il clacson alla chiusura, off, una pressione o doppia pressione, per capire se effettivamente abbiamo chiuso la macchina col rumore del clacson. Lo sblocco delle porte alla prima pressione del telecomando, porta conducendo tutte le porte, e il keyless entry. Inoltre, opzioni spegnimento veicolo. Abbiamo il ritardo dello spegnimento della radio e la radio off all'apertura porte che abbiamo già visto, impostazioni dell'audio che abbiamo già visionato nella finestra media, notifiche. Praticamente questo è un mirroring di tutte le impostazioni che abbiamo visto. Configurazione radio con gli annunci vari, la geolocalizzazione attiva e l'aggiornamento del software via Wi-Fi. Oltre a questo abbiamo le informazioni di sistema su versione e licenza e il ripristino, ma in realtà non siamo interessati da questo tipo di informazioni. Ora voglio farvi vedere il display dinanzi ai miei occhi, un TFT completamente digitale da 7 pollici. Questo è il display che si trova davanti ai miei occhi e con i pulsanti sulla corona del volante possiamo attivare o disattivare gli ADAS, il limitatore di velocità e ovviamente il cruise, e andare un po' a selezionare le varie aree da visionare con il pulsante OK, quindi raggiungiamo le impostazioni del display, inferiore sinistro, al centro, inferiore destro, andiamo a quello centrale con odometro, quindi il tachimetro, le info dell'audio, le info del telefono, orario, temperatura esterna, insomma tutto ciò che ci può mostrare insieme oltre a bussola e data. Torniamo indietro con la freccetta a sinistra, possiamo configurare l'inferiore destro, ripristino di impostazioni, e l'inferiore sinistro idem. Possiamo aggiungere tutte queste, se vogliamo, informazioni e consigli per quanto riguarda tutti i display disponibili, la suddivisione più che altro del display centrale. Tra l'altro abbiamo il livello di carica con l'autonomia, carica al 100% con 300 km di autonomia. Torniamo indietro, tra l'altro sulla colonna di destra invece abbiamo la fase di ricarica con la frenata rigenerativa o la fase di power, quindi l'utilizzo del motore elettrico. Oltre al display abbiamo vettura elettrica, veicolo pronto per la guida, power, charge, suono, avvio e spegnimento, veri tutorial che non ci serve, l'illuminazione con appunto la luminosità di entrambi gli schermi, sia quello centrale del cinerama sia questo che stiamo visionando ora, il reset del trip B e vedi navigazione. Tornando indietro, in sicurezza abbiamo
la disattivazione o l'attivazione dell'airbag passeggero. Inoltre, sicurezza e assistenza, abbiamo il volume degli avvisi off, basso, medio o alto. Un TFT veramente completo. Questo quindi era il nuovo sistema infotainment della Fiat 500e, la Fiat 500 elettrica. Siamo nella versione la prima, ma questo display con questo sistema operativo è disponibile anche per le altre versioni della piccola elettrica torinese. Ora però voglio sapere quelli che sono i vostri pensieri, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like e come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti. Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche e non dimenticate di seguirci su tutte le piattaforme social sulle quali siamo presenti, cercando semplicemente wedrive.tv.